Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Oggi video unboxing, video recensione di un prodotto davvero particolare. Cos'è? Dopo la sigla. Girando così sul web, andando a curiosare diversi prodotti, pedali per chitarra, per armonica, insomma, andando a vedere un po' l'effettistica, mi sono imbattuto in questo prodotto davvero particolare che mi ha da subito incuriosito. Il prodotto di cui parleremo oggi, tadan, è lui, la Sonic Bar dell'azienda Sonic Cake. Che cos'è sostanzialmente? È un pedale tutto in uno dove abbiamo a disposizione 4 pedali in uno. Perché mi ha incuriosito questa cosa? Perché mi ha incuriosito? Perché è un pedale che racchiude in sé ben 4 pedali e soprattutto ha delle funzioni che secondo me, adesso poi le andremo a provare insieme, non lo so perché la sto prendendo con voi, potrebbero essere molto interessanti per l'armonica. Prima di andare ad unboxare la nostra pedaliera, vi dico che io ho preso il modello Twiggy Blues, che è il modello che racchiude in sé gli effetti che dovrebbero comunque servire di più al genere blues, perché Sonic Cake fa queste micro pedaliere per diversi generi, quindi c'è il genere metal, il genere grunge, insomma ce ne sono un po' da scegliere. Io ho scelto la Twiggy Blues, ma adesso andiamo ad unboxarla. Ed eccola qua la nostra Sonic Bar di Sonic Cake. Andiamo a fare l'unboxing. Tra l'altro Taste It mi fa troppo ridere perché è un'azienda che si chiama col nome di una torta, assaggia, la fa sempre molto sorridere. Olè, tacchete, andiamo ad aprirla. Allora, scatola packaging essenziale. Eccola qua. Allora abbiamo la nostra, bella, ci piace, la nostra Sonic Bar. Come vedete 4 effetti, abbiamo riverbero, questo che è l'effetto simulazione cabinet, on off se entriamo nella scheda audio o meno, slapback è il delay, blues, quello che loro chiamano blues è l'overdrive e il comp che è il compressore. Molto piccolino, canale d'ingresso, canale d'uscita, alimentazione 9 volt con questo alimentatore lunghissimo, ad occhio e croce saranno 3 metri. E poi basta, dentro cosa abbiamo? Beh, niente, il libretto di istruzioni e poco altro. No, basta, finito. Quindi unboxing, devo dire, fatto. Le prime sensazioni, bella. Questo nero satinato è in metallo, quindi non è in plastica, molto resistente, ha i suoi bei antiscivolo sotto, direi di andarla a provare. Ed eccola qua la nostra Sonic Bar Twiggy Blues di Sonic Cake. Come abbiamo detto prima è una pedaliera davvero interessante. Perché è interessante? Soprattutto dal punto di vista anche della portabilità, perché è veramente piccola, cioè vedete quanto è piccolina, cioè veramente guardate è poco più di un righello, anche come dimensioni di altezza e di spessore è veramente piccola piccola piccola, quindi ci sta tranquillamente dentro un case, dentro uno zainetto e la possiamo portare in giro. Ed eccola qua la nostra mitica Sonic Bar Twiggy Blues di Sonic Cake. È una pedaliera, come abbiamo visto, davvero piccolina perché hanno voluto privilegiare l'aspetto della funzionalità ma anche della portabilità. Infatti guardate quanto è piccola, è praticamente un righello, ha le dimensioni di un righello, anche lo spessore guardate quanto è fine, quindi ci sta in qualunque case, in qualunque zaino, si può portare ovunque senza nessun tipo di ingombro, senza nessun tipo di problemi. Quindi abbiamo detto che al suo interno ha 4 effetti. Quali sono questi effetti? Abbiamo l'effetto del compressore, quindi andiamo a lavorare bene sul nostro volume e sulla compressione del nostro suono. Ha un overdrive molto bluesy come suono, dovrebbe essere dalle descrizioni, adesso lo andremo a provare. Poi ha un effetto delay, quindi un effetto classico delay con le sue velocità e la sua presenza, e poi ha un riverbero, quindi questo effetto che loro chiamano air in realtà è un riverbero, quindi possiamo aumentare o diminuire il riverbero del nostro suono. Una cosa molto bella e che secondo me è un valore aggiunto di questa pedaliera è questo switch. Vedete questo switch on-off davanti. Questo switch è la simulazione di cassa. A cosa serve la simulazione di cassa?
La simulazione di cassa serve a dare un tocco, una marcia in più alla nostra pedaliera, perché se la mettiamo sotto il punto di vista del suono, lei ha due funzioni. Tendenzialmente con lo switch su off diventa una pedaliera classica, quindi è come se avessimo 4 pedali uniti in un'unica bar, in un unico prodotto. Con la posizione off noi possiamo andare tranquillamente a suonare in qualunque amplificatore utilizzando i nostri effetti. Ma la magia avviene con la posizione on della simulazione di cassa, perché ci permette di andare direttamente senza usare nessun tipo di amplificatore in un mixer o in una scheda audio. La simulazione di cassa andrà a riempire quella mancanza di ciccia che di solito si ha quando si entra con un effetto direttamente in un banco mixer. Quindi diciamo che lei è fatta anche per entrare direttamente in una scheda audio, quindi andando ad escludere tutto quello che è l'utilizzo di un amplificatore che oggi come oggi, anche sui palchi magari molto piccoli o in sale di registrazione, in studi home recording piuttosto che altro, è un valore aggiunto decisamente notevole. Ed eccoci qua, andiamo a provare il suono della Twiggy Blues Sonic Cake. Andiamo a vedere singolo canale per singolo canale, quindi singolo pedale per singolo pedale, che cosa esce a livello di suono. Così, essendo lei true bypass, quindi tranquillamente si può mettere anche in un'altra pedaliera ben più grande, il segnale non lo modifica, così è il suono pulito. Sto usando un microfono della Lone Wolf, il Jason Rigi Signature. Questo è il suono che esce dall'ampli direttamente senza utilizzare nessun tipo di effetto. Yeah. Andiamo a vedere adesso singolo effetto su singolo effetto. Cominciamo con l'effetto compressore. Che cos'è il compressore? Sostanzialmente è un effetto che può essere usato in tantissime maniere, ma la sua funzione principale è quella appunto di comprimere il suono. In che senso? Andiamo adesso a sentire la nostra armonica come suona senza nulla, quindi andiamo ad alzare il volume del microfono e sentiamo un po' gli alti, i bassi, un pochettino il suono che genera. Senti com'è tagliente il suono, ci sono tanti alti e si sente poco, diciamo, si sentono poco i bassi. Questo non è dovuto al fatto del microfono, dell'armonica, è dovuto al fatto che ho voluto appositamente tenere l'equalizzazione dell'amplificatore tutta sul flat, quindi non ci sono alterazioni dell'equalizzazione, altrimenti basterebbe andare ad equalizzare, alzare i bassi, a diminuire un attimino gli alti per andare a equilibrare il nostro suono. Ma ho voluto proprio esplicitamente tenere tutto molto flat per vedere come lavora la pedaliera. Quindi il compressore adesso, se funziona come dovrebbe, cosa farà? Sostanzialmente andrà a livellare sia gli alti che i bassi, andrà a comprimere il suono, quindi questa grande distanza fra gli alti e i bassi verrà appunto compressa e verrà tagliata sostanzialmente la frequenza alta e valorizzata la frequenza bassa, o perlomeno dovrebbe funzionare così. Io come impostazione ho messo il volume quasi a metà, così da non andare ad avere troppa differenza di volume tra un suono pulito e il suono del compressore, e il compressore anche lui l'ho messo all'incirca alla metà, in modo tale che il suono venga compresso ma non compressissimo che poi diventi un suono brutto, innaturale. Vediamo come funziona. Così suono senza compressione, così suono con la compressione. Yeah, sentite come lavora il compressore. È andato a tagliare troppo gli alti, a aumentare un pochino i bassi e ha reso il nostro suono molto più compatto, in modo tale che vengano valorizzate sia le alte che le basse.
andando a aumentare il volume del microfono, il suono rimane sempre molto compatto, molto compresso. Quindi devo dire che il compressore può piacere, può non piacere, ma il suo lavoro lo fa egregiamente. Passiamo adesso al canale overdrive, ovvero a quello che loro chiamano preamp. In realtà è un overdrive che va a lavorare come preamp qualora andiamo ad attivare la modalità della cassa su on, quindi la simulazione di cassa. Così com'è uscendo da un ampli è un overdrive, quindi una distorsione. Abbiamo i toni classici della distorsione, quindi volume, tono e gain. Come funziona? Il gain è esattamente la presa, quindi la presa del suono, quindi il livello di distorsione, mettiamola così, che vogliamo dare al nostro suono. Il volume lavora come volume di uscita, il tono più sta verso sinistra più avrà un tono ciccione, più sta verso destra e più andrà ad aprire sui toni alti. Io il tono lo metto a metà in modo tale che sia flat. Andiamo a sentire come lavora sul gain e come lavora sul volume. Così è un suono senza nessun tipo di effetto, pulito. Così è il suono con l'overdrive. Io ho messo il gain a metà. Yeah, ha molta più ciccia. Vediamo se aumentiamo, andiamo a dargli ancora un po' più di cattiveria, di distorsione. Yeah, proviamo ancora un pochino, magari gli aumentiamo la distorsione ma diminuiamo il tono in modo tale che andiamo ad avere un suono ancora più ciccione. Oh, non male, non male. Una bella distorsione, un bel suono per essere tutto compresso in una micro pedaliera, mi sta davvero stupendo. Altro effetto, andiamo sul delay, quindi delay classicissimo, abbiamo i tre toni del delay che loro chiamano blend, repeat e time. In realtà il time e il repeat sono i due classici, quante ripetizioni vogliamo e la frequenza delle ripetizioni, quindi il tempo della ripetizione, e il blend è quello che si trova di solito come mix, quindi il volume dell'effetto che vogliamo avere. Farei una prova su 3 volumi, quindi il nostro blend più o meno alla metà, così abbiamo un suono bello presente, e farei una prova di slap back, una prova di long repeat, quindi di un bel delay bello lungo che diventa ambientale, e poi andiamo a fare una prova ritmica. Vediamo con lo slap back come funziona, quindi tutto giù, molto corto, le ripetizioni saranno tipiche del rockabilly, tipiche vintage, quindi quell'effetto tatam di rientro. Anzi, per l'effetto delay ti lascio qua un video se vuoi andare a vedere anche altri video sull'effetto delay, come utilizzarlo. Questa è la scheda. Andiamo a sentire come suona senza nessun tipo di effetto. Slap back. Devo dire che lo slap back è molto slap back, è davvero corto. Andiamo ad aumentargli un pelino in modo tale che si senta di più. Sentire così. Non si sente tantissimo. Aumentiamo ancora il blend e aumentiamo l'effetto. Ok, allora rockers, se tenete tutto giù non c'è nulla, non funziona. Pian pianino, diciamo che verso il quarto, quasi il quarto, comincia ad essere un effetto slap back interessante. Sentite, tucca. Ok, vediamo com'è. Oh, adesso sì che funziona. Dai che funziona. È un po' secchino come delay, non è molto ciccione, però il suo lavoro lo fa. Andiamo ad aumentare. Il numero delle ripetizioni, in modo
non avere questo effetto quasi tremolo. Yeah, dà molta spazialità, quindi lavora bene. Ultima prova che voglio fare è l'effetto molto molto lungo, quindi ripetizioni e tempo molto dilatate. Tra l'altro questi delay mi fanno impazzire. Spegniamo e riapriamo. Yeah, e l'effetto nave nello spazio lo crea, quindi si possono fare degli effetti delay davvero lunghi, davvero importanti. Non mi fa impazzire tantissimo, diciamo che il suo lavoro sul delay lo fa abbastanza bene, non è un delay di quelli ciccioni, è abbastanza secchino come suono, però funziona alla grande, lo slapback è perfetto. Ultimo effetto che troviamo nella Sonic Bar Twiggy Blues di Sonic Cake è l'effetto che loro chiamano Air. Che cos'è l'effetto Air? Semplicemente è un effetto, una risonanza data dal riverbero, quindi è un effetto riverbero fine a se stesso. Un riverbero che ha solo un knob, quindi solo una manopolina, che possiamo aumentare o diminuire la spazialità del nostro suono. Andiamo a sentire come funziona. Sempre prima suono pulito, andiamo ad attaccare il riverbero, più o meno lo porto sulla quasi metà. Sentite? Mi piace, è un riverbero che sembra quasi uno spring, quasi un riverbero a molla. 1, 2. Aumentiamolo. Quindi stanza molto grande. Yeah, è un bel riverbero. Vediamo come funziona insieme magari a un delay messo slapback, quindi andiamo a fare il classico blend delay riverbero che dovrebbe dare molta spazialità al nostro suono. Yeah, funziona. Ci sta alla grande. Devo dire che solo il riverbero e solo il delay da soli mi danno un pochettino così, non sono proprio ciccioni come suoni, ma se li fate lavorare insieme funzionano alla grande, sono davvero complementari fra di loro, quindi io consiglierei sempre di tenerli accesi, magari regolando un po' l'altezza, il blend dei suoni, però insieme lavorano alla grande. Questo più o meno era quello che propone la nostra Sonic Bar di Twiggy Blues se la facciamo uscire da un amplificatore. Ma adesso la prova del 9, ed è quella che mi spaventa un po' di più, voglio sentire come esce direttamente da un impianto audio. Quindi andremo a provarla, magari ci suono direttamente su qualcosa, direttamente in una scheda audio e sentiamo un po' il suono che riusciamo a tirarci fuori.
Considerazioni finali su questa Twiggy Blues, la Sonic Bar di Sonic Cake. Allora, a chi consiglio una pedaliera del genere? La consiglierei in diverse situazioni. A musicisti che magari hanno una scena live e hanno bisogno di risparmiare spazio, magari in macchina, oppure non possiamo portarci il nostro classico set perché dobbiamo farci dei viaggi in treno, in aereo. Questa è una soluzione ottima, perché in tanto così di spazio dentro in uno zaino possiamo portarci tutto il nostro suono e soprattutto abbiamo a disposizione una pedaliera che può funzionare magari in un impianto resident di un locale, quindi entriamo direttamente in un mixer, oppure in un amplificatore che troviamo direttamente nel locale. Quindi se abbiamo esigenze di spazio, di movimento, di libertà, insomma non abbiamo voglia di portarci in giro magari amplificatori anche voluminosi, questa è la soluzione ideale. Oppure si può tenere tranquillamente come una pedaliera di scorta. Mettiamo caso che non funziona la nostra pedaliera principale, oppure c'è qualche problema con l'amplificatore, niente paura, abbiamo la nostra pedaliera di scorta che può entrare addirittura in un impianto mixer, quindi zero problemi. Altra situazione in cui consiglio questa pedaliera è sicuramente una situazione di home recording, magari in studi piccolini. Sono in un condominio, non posso fare tanto rumore, non posso suonare a volumi alti. Questa è una soluzione ideale, la metto direttamente nella scheda audio, regolo 2 suoni e posso registrare tranquillamente, come avete sentito, direttamente sul computer, escludendo tutto il discorso amplificatori, microfonazione dell'amplificatore e quant'altro. Quindi situazioni anche di home recording super top. Pecche di questa pedaliera non ne ho trovate tantissime, se non quella che se la utilizziamo magari su un amplificatore di piccole dimensioni il suono è un pochino zanzaroso, ma questo è dovuto anche al fatto che l'amplificazione finale è magari un cono piccolo con poca potenza. Suonata su amplificatori di medio-grosse dimensioni invece ha un suono e dei toni che sono davvero interessanti. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questa pedaliera, cosa ne pensi degli effetti in generale, insomma scrivi tutto quello che vuoi, ti risponderò il prima possibile. Se questo video ti è piaciuto mi raccomando mettimi un bel like, iscriviti al canale, attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato sul magnifico mondo della 10 Fori. Se poi vorrai unirti anche a noi su Telegram, questa è l'occasione giusta, Lucignolo Academy, potrai così unirti al mio canale dove pubblicherò nuovi contenuti, sondaggi, ci faremo qualche chiacchierata, foto, backstage, insomma un po' di materiale in più su Telegram. Se poi vorrai fare anche un salto sul mio sito, questo è il mio sito stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, verrai aggiornato sul magnifico mondo della 10 Fori anche via mail. Se poi vorrai fare una lezione online con me, potrai prenotare la tua lezione online direttamente dal mio sito. Per quanto ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale più o meno con queste tempistiche. Ciao!